Ciao a tutti amici di V-Drive e bentornati sul nostro canale, qui con voi insieme in un nuovo episodio della serie Matching Numbers. Oggi andremo insieme a vedere non solo un modello molto iconico, ma potremmo dire quasi la seconda parte di un episodio già trattato settimana scorsa. Vi ricordo, noi settimana scorsa abbiamo parlato dell'Alfa Romeo Giulia, quella iconica, quella storica, quella degli anni 60 e 70. Oggi andremo insieme a voi invece a vedere quest'altro modello che avrete sicuramente già letto nel titolo, ovvero nella sua variante più sportiva, quindi le varie declinazioni GT, GTA, GTA Junior, GT Junior. Forse sto già facendo un po' di confusione, ma partiamo subito col video. L'Alfa Romeo Giulia GT, come conoscete e sapete, fu appunto la versione coupé derivata dalla Giulia costruita da casa Alfa Romeo tra il 63 e il 75. Essa avrebbe sostituito la Giulia Sprint 1600, sarebbe stata appunto dotata di motore 1600 della Giulia T, cui avrebbe mantenuto le impostazioni generali di carrozzeria e anche la classica collocazione di motore e cambio all'interno del pianale generale dell'auto. La carrozzeria ne vide la sua fioritura attraverso la mano di un giovanissimo Giorgetto Giugiaro, che ne riuscì a creare una filante coupé sportiva 2 posti più 2. Inizio subito col parlare dell'aspetto estetico caratteristico di quell'auto che l'ha resa quasi iconica, lo scalino. Il curioso scalino che vedeva caratterizzare un po' tutti i cofani delle versioni prodotte tra il 1968 e il 1971 era dovuto a un ripensamento tra l'approvazione del disegno e la messa in produzione dell'auto. L'auto, appunto la Giulia GT, grazie alle sue linee e le ottime qualità stradali, divenne subito una delle vetture più ambite del periodo. Furono tante le versioni prodotte di Giulia GT: Sprint GT, GT Junior, GTC, GTA, GT Veloce. L'Alfa Romeo Giulia Sprint GT fu mostrata in anteprima alla stampa nel settembre del 63 assieme alla linea di montaggio, appena terminata nel nuovissimo stabilimento allora di Arese. Tuttavia, motore e cambio erano ancora prodotti realizzati nello stabilimento di Portello. 3 giorni dopo avvenne la presentazione ufficiale al pubblico al Salone dell'Automobile di Francoforte. La prima versione, conosciuta anche come tipo 105.02, era mossa dal 4 cilindri in linea in lega leggera. Esso sviluppava, pensate, grazie all'utilizzo di 2 carburatori doppio corpo Weber, una potenza di ben 106 cavalli. La velocità massima di punta era veramente importante, ben 180 km/h. Le sospensioni, derivavano ovviamente dalla berlina, erano di tecnologia un po' più raffinata. Erano 2 a ruote indipendenti all'anteriore con doppi corpi quadrilateri. Gli interni invece furono molto specifici e totalmente rivisti, con nuovi sedili, pannelli porta differenti, un cruscotto totalmente rivisitato con una strumentazione circolare su sfondo nero. La leva del cambio, come per i primi modelli della Giulia 4 porte, fu di nuovo ricollocata sulla cloche, vantando appunto una trasmissione manuale a 5 rapporti. Nel 1965 Autodelta decise di portare una versione più alleggerita, dove la A, appunto della sua sigla, GTA, stava per alleggerita. Era appunto arrivato il momento di presentare e produrre l'Alfa Romeo Giulia Sprint GTA. Questa versione nasceva principalmente per contrastare la Ford Cortina Lotus, la BMW 1008 e la Mini Cooper S. Essa vantava una carrozzeria in alluminio, cristalli in plexiglass, interni semplificati, sospensioni modificate e pensate ovviamente a un motore normale. Ebbene no, il 1600 fu potenziato anche qui con 2 carburatori Weber a doppio corpo però da 45 mm e un'accensione, la conosciutissima Twin Spark, con una potenza di ben 115 cavalli a 6.000 giri al minuto, per una velocità massima di punta di quasi 190 km/h. Essa ottenne innumerevoli vittorie in tutto il mondo e in tutte le competizioni, non solo in pista, ma anche in salita e nei rally, con piloti del calibro di Andrea De Adamic, Gianluigi Picchi, Spartaco Dini, Ignazio Giunti e chi più ne ha più ne metta, e scusatemi se non li menziono tutti, ma sono veramente tanti. Il 65 invece fu l'anno della Giulia Sprint GT Veloce. Essa rappresentava la versione un po' più prestigiosa, potente e migliorata rispetto alla precedente standardizzata Giulia GT Sprint. Questa versione era riconoscibile anteriormente dai 3 profili cromati sulla calandra anteriore nera a nido d'ape, dagli stemmi rotondi smaltiti raffiguranti il quadrifoglio verde, che erano posti sul montante posteriore, e dalla scritta veloce al lato del faro posteriore destro.
Questa nuova versione era equipaggiata con un nuovo motore, una variante rivista e potenziata a 109 cavalli dell'iconico bialbero da 1570 cm3. Quattro ruote, nella sua prova su strada riscontrò, pensate, una velocità massima di ben 187 km/h. E poi nel 1966 fu il momento della GT 1003 Junior. Essa era dotata appunto di un motore di 1290 cm3 da potenza di 89 cavalli. La Junior, dato anche dal nome, aveva così un allestimento molto più semplificato. Niente servofreno, pavimento in gomma, una plancia in plastica priva di console centrale, volante a sole due razze e il successivo, ovviamente aspetto molto importante, fu quello delle prestazioni di non molto inferiore ai modelli 1600. Gli allestimenti Junior infatti rappresentarono ben presto la grande maggioranza della Giulia GT vendute. Nel 1971 le GT Junior adottarono un frontale ristilizzato e privo di scalino della più potente 1750 GT Veloce. L'unificazione tuttavia non fu totale perché le Junior avevano fari singoli anziché doppi e una diversa grigliatura della calandra. La GT Junior 1300 ed anche la 1600 nel 1974 beneficiarono dell'unificazione estetica con la 2000 GT Veloce, introducendo anche su queste la medesima calandra cromata a quattro fari. Plancia interni e sedili furono gli stessi ed esteticamente cambiarono solo i fanali posteriori che erano un po' più piccoli. Il 1967 fu l'anno che vide nella scomparsa della Giulia Sprint GT l'arrivo della 1750 GT Veloce. Essa era dotata di un motore 1750 pari a quello della berlina. Rispetto ai modelli precedenti, oltre all'ovvio aumento di cubatura passato da 1570 a 1779 cm3 e di una potenza sviluppata e portata a ben 118 cavalli, aveva anche una carrozzeria modificata. La parte anteriore fu completamente ridisegnata, fu eliminato lo scalino, il frontale fu reso più liscio attraverso l'adozione di una mascherina nera a singolo baffo cromato e i quattro fari circolari furono diminuiti di diametro. I fari posteriori furono specifici del modello, con il catarinfrangente posto orizzontalmente al centro del faro. Anche gli interni furono rinnovati con una nuova plancia e nuovi strumenti. La 1750 GT Veloce, versione americana, con iniezione meccanica spica, fu la versione a cui venne ricavata poi la GT-AM, che per anni riuscì poi a correre e contrastare e vincere nelle competizioni. Nel 1971, quando la 1750 berlina venne sostituita dalla 2000 berlina con cilindrata maggiorata, anche la 1750 venne poi sostituita. L'aumento di cilindrata fece crescere la potenza a ben 132 cavalli. Un particolare estetico che distingueva le 2000 GT Veloce dalle altre era lo stemma presente sui montanti posteriori della vettura. L'incremento delle prestazioni portò la velocità di punta quasi a sfiorare i 200 km/h. L'accelerazione per coprire lo 0-100 fu portata a ben 7,2 secondi e il tempo di frenata ridotto a 12,6 secondi per ricoprire i 400 metri d'arresto. La 2000 GT Veloce fu prodotta dal 75 in quasi 38.000 esemplari, di cui oltre 6.000 vennero venduti negli Stati Uniti e 5.451 con guida a destra. Adesso passiamo un attimo al capitolo più particolare, quello da brivido, quello da competizione appunto, le gare. Come da tradizione Alfa Romeo, questa coupé venne appunto ampiamente utilizzata nelle competizioni in pista e nei rally, grazie ovviamente alle grandi doti di agilità e maneggevolezza. Le vetture standard venivano comprate per poi essere modificate per le varie competizioni in cui avrebbero corso. I proprietari, che spesso coincidevano anche con i piloti, elaboravano la propria vettura nelle loro officine di fiducia. Poi, mentre le competizioni si facevano sempre più specifiche, nacquero anche diversi preparatori, quali tra questi il più conosciuto fu Autodelta Alfa Romeo, con pezzi autocostruiti ben specifici per i modelli. L'ultima e più prestazionale versione da competizione della Sprint GT fu la 1750 GT-AM, derivata dalla 1750 GT Veloce America, che era dotata di un motore ancora più potente, ancora più competitivo. Essa infatti raccolse successi ovunque, grazie alle sue doti e alla bravura dei suoi piloti.
Quest'ultima versione, in occasione del centenario della Casa del Biscione, fu ovviamente riconosciuta e elogiata dai vari giornalisti e appassionati, che ne riconobbero in lei l'auto e l'Alfa Romeo in generale più affascinante mai prodotta. Bene ragazzi, anche questo video volge al termine. Io non posso far altro adesso che ricordarvi e chiedervi solo alcuni piccoli e importanti passaggi. In primis lasciare un mi piace nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, iscrivervi in secundis al nostro canale perché per noi è molto importante e a voi non costa niente, solo un click. Ma soprattutto, molto più importante, vi ricordo che il nostro canale è suddiviso su varie playlist e nelle playlist potrete trovare un sacco di altri modelli che abbiamo già trattato e tanti altri che ne verranno ancora, ed è per questo che vi invito invece ad aggiungere la campanella per le notifiche. In ultimo, e con questo io poi vi lascio, seguiteci anche sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e il nostro sito, sì, abbiamo anche quello, www.wedrive.tv. Ciao ragazzi!